Ciao a tutti ragazzi, questo è MTV Mag, io sono Marco Toniolo. Oggi mi vedete qui con una nuova Spectral. E sì ragazzi, Canyon presenta una nuova Spectral, questa volta però elettrica e questa volta è una bomba, perché stiamo parlando di una bici elettrica con una batteria da 900 Wh. Avete capito bene? 900. Certo, vedendola qui di fianco a me vi chiederete, ma dove stanno questi 900 Wh, questa mega batteria? Beh, è qua nel tubo obliquo, solo che vedendola di lato, così come state vedendo voi, sembra che la bici sia veramente minimalistica, perché la batteria è più larga che alta. Infatti di lato vedete che il tubo obliquo è bello sottile. Questo è un modello Spectralon CFR montato con Shimano XTR e sospensioni Fox Factory, è completamente in carbonio, infatti anche il carro posteriore è in carbonio ora, mentre la vecchia Spectralon in carbonio aveva il carro in alluminio. È mallet, vale a dire al posteriore abbiamo una ruota da 27 pollici e mezzo, davanti una 29. L'escursione al posteriore 155 mm, all'anteriore 150. La taglia che vedete qui è una L. Ora io lo so che mi direte, ma però Canyon consiglia per la tua altezza, che fra parentesi è di 179 cm, con un cavallo, quindi dislivello, sella, pedali di 74 cm, Canyon consiglia una M, però a me piacciono le bici un attimino più lunghe rispetto al solito e soprattutto io sono un po' in mezzo le taglie, quindi vi posso dire che la L per me va benissimo. Già che ci siamo, parliamo di geometrie. La nuova Spectral è più lunga e più aperta, infatti troviamo un reach in taglia L di 485 mm, dei foderi posteriori di 440 mm, quindi più lunghi rispetto al passato, un angolo sella di ben 76 gradi e mezzo, cosa utilissima quando le salite diventano ripide, e un angolo sterzo di 65 gradi e mezzo. Quindi una geometria più moderna rispetto al passato, ma soprattutto che strizza l'occhio alle salite ripide, quindi è un attimino una bici più stabile, dove l'anteriore tende meno a salire rispetto al passato, anche considerando che è una bici mallet. Ma veniamo al motore. È un classico Shimano EP8, quindi il motore che conoscete già dalle precedenti Spectral e da altri modelli di bici elettriche. Quello che però cambia è la batteria appunto da 900 Wh, che voi mi direte, sì, allora è una batteria Shimano. No, questa batteria non la troverete su altre bici perché è una batteria sviluppata da Canyon ed è compatibile ovviamente con motori Shimano, però è una produzione Canyon. Inoltre, vedete qua alla mia destra un'altra batteria. Questa è quella da 720 Wh, infatti questa bici si può comprare in due configurazioni, con una batteria da 900 o con una batteria da 720. Quella da 720 è un po' più corta, poi vi farò vedere il paragone, e anche più leggera, infatti pesa 900 grammi in meno rispetto a quella da 900 Wh. La bici, così come la vedete con la batteria da 900, pesa sui 23 kg, pesata da me, invece ovviamente con questa batteria peserà sui 22 kg. Il vantaggio di questa soluzione, cioè di avere una batteria custom Canyon ma un motore Shimano, è ovviamente quello di poter portare la bici in qualsiasi centro di assistenza Shimano e farla riparare se c'è qualcosa, non c'è bisogno di spedirla quindi indietro a Canyon. Troviamo quindi il classico comando dello Shimano EP8, lo stesso display minimalista, a me piace molto perché è molto piccolo, non dà fastidio e poi è facile da usare con il comando. Adesso andiamo a vedere il cuore di questa bici, cioè motore e batteria. Avrete notato che il motore è un po' spostato, girato, proprio per far posto alla batteria. Quindi estraiamo quella da 900 watt. Prima cosa si apre lo sportellino per la protezione dell'acqua, poi si apre il carter che protegge il motore, lo si mette così, adesso vedrete anche perché. Per staccare la batteria basta avere una brugula del 5, svitare queste due viti, la cosa è molto semplice. Poi qua c'è una chicca che a me piace un sacco, cioè Canyon ha pensato anche a dove mettere le due viti quando uno le toglie, e voilà, ci sono due calamite su cui fissarle per non perderle. Una volta fatta questa operazione estraggo la batteria e voilà, questa è la batteria da 900. Questa è quella da 720. Una cosa interessante è anche come viene caricata la batteria, perché può essere caricata o direttamente sulla bici, oppure vedete qua c'è questo spinotto
quindi basta portare la batteria su in casa se uno non ha un garage con presa elettrica e caricarla. Inoltre questa presa ha la particolarità di essere magnetica, cioè lo stesso sistema che trovate anche su Specialized, quindi basta mettere dentro lo spinotto nella posizione giusta e la batteria comincia a caricarsi. Però ragazzi, vi devo dire che questo sistema è abbastanza delicato, infatti una volta che uno mette la presa va bene, non c'è problema, però anche questo coperchietto è magnetico, quindi quando uno lo chiude deve fare attenzione. Io non ho fatto tantissima attenzione all'inizio e ho forzato un pochettino, andando a rovinare queste guide in plastica, queste nere qua, e se uno le rovina significa che lo spinotto non arriva più nell'angolazione giusta e non riesce più a caricare la batteria. Quindi bisognerà poi cambiare tutta la testa di questa presa, insomma è un vero casino. Quindi ragazzi, attenzione quando mettete su questo coperchio. Prima di andarla a provare sul campo vi dico il prezzo di questa bici, facciamo un'eccezione per stavolta, ve lo dico a metà video, non solo alla fine. La bici così come la vedete con la batteria da 900 Wh costa 9.149 euro, invece con la batteria da 720 Wh costa 8.899 euro. Quindi uno può sceglierla con una batteria o con l'altra a seconda delle proprie esigenze. Ho questa bici in prova già da più di un mese, cioè dal Bike Connection Winter di Massa Marittima. L'ho provata anche su tanti giri lunghi. Pensate che in modalità tour, cioè quella intermedia con la batteria da 900, ho fatto 1900 metri di dislivello tornando a casa con penso il 20% di batteria. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, con una batteria del genere chi gira più in eco? Beh, io no, anche perché così si diverte di più in salita facendo salite tecniche, che poi è quello che ho fatto. Il motore Shimano lo conoscete, quindi conoscete tutti i pregi e i difetti, immagino, come il difetto è quello di non spingere a cadenze basse, infatti la cosa migliore è rimanere su cadenze intorno ai 70-80 giri al minuto. Del resto la pedalata è molto naturale, perché più uno spinge e più riceve indietro di assistenza, come vedete adesso. Fra l'altro sto girando in tour anche adesso con la batteria da 900 inserita nel tubo obliquo. Questo modello CFR, quindi uno dei due più leggeri. Sopra questo qui c'è un altro montaggio col RockShox Flight Attendant. Per il resto ci sono altri tre montaggi sotto CF, quindi in carbonio più pesante. Infatti il carbonio CFR è più leggero e il telaio, questo qua che vedete in test, pesa 300 grammi meno rispetto al telaio GF. Poi qua nella descrizione trovate il link a tutti i modelli, i prezzi e gli allestimenti. Avrete sicuramente notato il rumore dello sbatacchiamento del motore Shimano, niente di nuovo, come dice Shimano è una caratteristica. A me non piace molto, però così è. Le sospensioni sono fantastiche, sono Fox Top di gamma, quindi hanno un'ottima sensibilità, soprattutto con il caro della Spectral che in ogni sua declinazione, da quella classica a quella elettrica, è secondo me uno dei cari con delle cinematiche migliori a livello proprio di trazione, assorbimento degli urti, in pedalata, in discesa. A me piace veramente un sacco, senza stare lì anche tanto a chiudere o aprire l'ammortizzatore, anzi cosa che su questa bici non ho mai fatto. Mi attendo poi la domanda: qual è la differenza fra le due batterie a livello di guida? Beh, io ho usato anche tanto la 720 e vi posso dire che la differenza di peso si nota, perché essendo il peso qua sul tubo obliquo, nella parte alta del tubo obliquo, la differenza di peso con i 900 grammi, sembra quasi con la 720 di avere forse un centimetro di escursione in più sull'anteriore, cioè proprio si nota che l'anteriore è più facile, più leggero, c'è quasi bisogno di meno aria nella forcella. Ovviamente una bici, anche se elettrica, non è solo motore e batteria, bensì geometria e rigidità. E sulla rigidità vi devo dire che il carro dietro è a prova di bombe, lo vedete anche dalle immagini che vi ho fatto vedere prima. È super massiccio e la cosa si sente. Tutta la bici, guardate qua, con questo sentiero semicementato pieno di sassi, è super stabile e molto molto preciso, ma soprattutto le geometrie sono sì aperte e basse, però la bici rimane giocosa e facile da girare nello stretto. Infatti è una delle poche bici elettriche con cui mi trovo bene
nei tornantini per farla girare. Adesso vi faccio vedere una bella rampa scassata, sono in modalità tour intermedia e questi sono un paio di gradoni come questo che richiedono un po' di movimento di busto, però vedete minimo, non ho problemi a tenerlo schiacciato. Le pedivelle sono da 165 mm, quindi non vanno a toccare subito per terra, per esempio qua gradone, via, e niente, si arrampica alla grande. Adesso che è uscito il sole vi faccio vedere un paio di dettagli perché fa un po' più caldo. Il batticatena è bello morbido, però come vedete nei rapporti più duri, questo qua siamo al terzo più duro, la catena va a passarci sopra e lo sta mangiucchiando via. Quindi insomma non solo che lo mangiucchia via, ma il fatto che ovviamente ci vorrà più forza per far scorrere la catena. Molto molto ben pensato è invece questo tappo della serie sterzo, cioè tutta la serie sterzo in cui far passare i cavi. Praticamente i cavi vanno dai freni o dal cambio e si infilano qua dentro, adesso non so se si vede bene, si infilano qua dentro per andare poi nel tubo obliquo e quindi passare senza sbatacchiare nel telaio e soprattutto senza andare a intralciare qua davanti. È veramente una bella soluzione. Vi parlavo del carro estremamente massiccio, guardate che roba, è veramente enorme, e enormi sono anche i cuscinetti, che sono quindi molto molto rigidi e molto resistenti anche allo sporco perché sono ben schermati. Inoltre guardate il raccordo fra i foderi alti, altro dettaglio che li rende veramente veramente rigidi. Al posteriore abbiamo questa gomma da 2,6 che a me non è che entusiasmi più di quel tanto, pur essendo Exoplus, quindi un attimino più resistente. In combinazione con questo cerchio Reynolds in carbonio dal profilo alto è difficile trovare la giusta pressione per evitare di andare a pizzicare e di avere però una bella trazione. Infatti a Massa Marittima Stefano Deschini per esempio ha tagliato la gomma e anche un altro giornalista. Davanti invece abbiamo qua un asse Gai, però in carcassa Exo, e il discorso è uguale, nel senso questi cerchi col profilo così alto sono forse fin troppo rigidi per questa gommatura. Adesso vi faccio vedere la visuale dall'alto per farvi capire quanto sia largo il tubo obliquo. Questo qua è l'orizzontale, sotto vedete l'obliquo, che però quando uno è in bici non ci fa più di quel tanto caso, quindi l'idea di mettere un pacco batterie più largo che alto è ottima secondo me, perché a livello visivo è molto meglio che non avere quella specie di effetto ciao dato dalle batterie molto alte. Il telaio e i componenti sono tutti G4, cioè la categoria più robusta di Canyon, quella che usano anche per le bici da enduro, da downhill. Questo per spiegarvi che il carbonio sarà sì leggero, però tutta la costruzione è pensata per essere robusta, come d'altronde fa presagire anche il disegno della bici stessa. Devo anche dire che il cambio Shimano XDR sulle e-bike funziona molto bene perché è secco, preciso, anche sotto sforzo. L'ho usato sulla vecchia Spectra per quasi un anno ed ha sempre funzionato perfettamente, cosa che sta facendo anche su questa Spectral. Quindi pur essendo un cambio diciamo di quelli pregiati e non pensati per le e-bike, va veramente bene. Sentite tutto sforzo come cambio preciso. Adesso qua andiamo di nuovo su una rampettina dove però ovviamente non c'è nessun problema, mi sposto un attimino verso la punta della sella, ma il lavoro che devo fare col corpo è poco. Altra rampa per farvi vedere, qua bisogna ricordarsi di scalare con lo Shimano P8 per avere la cadenza giusta, ma poi va tutto molto bene. L'unica cosa che non funzionava su sta bici, cioè non funzionava bene, era il reggisella Transfer Fox, perché non saliva del tutto. Poi però ci ho messo un po' di spray Brunox, quindi lubrificante, e dopo una giornata in cui ha fatto effetto adesso funziona bene. Infatti sentite, toc, vuol dire che è salito e funziona bene. Vi dicevo delle sospensioni, ecco qua si possono vedere all'opera, qua veramente il limite è il rider, non è certo la bici o le sospensioni, perché lavorano benissimo. Qua vediamo un passaggino un po' più tecnico fra poco, è più stretto,
per farvi capire come riesco a girarla bene. Qua bisogna fare il pelo ai sassi, ecco, centrare questo piccolo passaggio e andare giù nel bagnato. Oh. E qua sta bici veramente vola. Poi rampa di nuovo. E niente, ragazzi, questa bici avrete capito che mi piace un sacco. Non vi ho parlato dei freni, ma li conoscete già, sono gli XTR a 4 pistoncini, gli XTR Trail, sono fantastici, con i dischi da 200 mm per un e-bike, sono perfetti davanti e dietro, potenza da vendere, anche se hanno sempre quel problema del punto di frenata che quando si surriscaldano cambia un pochettino, però vabbè, fra tutti i freni diciamo montati di serie sulle bici, questi sono sicuramente fra i migliori. Veniamo dunque alle conclusioni. Beh, diciamo che Canyon con questa bici spacca di brutto, perché 900 watt/ora su una bici così agile, così performante sia in salita che in discesa, e poi ragazzi a questo prezzo io penso che non esista al momento concorrenza. Se volete avere veramente la possibilità di fare giri lunghi senza star sempre lì a guardare quanto ho di batteria, devo andare in eco, devo risparmiare, beh, questa bici qua è quella che fa per voi, se la prendete con la batteria da 900 watt/ora. Già 720 è tanto, ma 900, beh, io ho smesso di guardare il Garmin dove mi dice la percentuale esatta di batteria rimanente, tanto so che basta per il giro. Ragazzi, vi ringrazio di aver guardato questo video, ricordatevi di sottoscrivere e eventualmente di abbonarvi al canale per avere anche delle offerte su Maciac Offroad, begli sconti del 15%. Io vi ringrazio e adesso continuo la mia discesa, come vedete, giù qua verso il lago di Lugano. Finalmente è uscito il sole, speriamo faccia anche più caldo. Ciao a tutti, al prossimo video.